Ciao ragazzi e bentornati, sono Elisa, sono una neomamma e su questo canale parliamo di gravidanza, parto, allattamento e di un po' di cose che riguardano la vita da neogenitori. Oggi vorrei parlarvi di quelle che sono le cose essenziali per spostarsi con il neonato. Sembra una cosa semplice, ma in realtà non lo è per niente, perché ogni bambino chiaramente è a sé e ogni genitore deve trovare un po' quello che è il metodo corretto per riuscire a portarlo in giro. Nello specifico, l'oggetto fondamentale numero uno che ci vuole è l'ovetto. L'ovetto è questa struttura che può essere legata o con le cinture di sicurezza o con un sistema apposito chiamato Isofix che va legato all'interno della macchina ed è assolutamente necessario per portare il bambino anche solo a casa dall'ospedale. Quindi l'ovetto è fondamentale, noi abbiamo provato due tipi, uno preso in prestito e l'altro invece l'abbiamo acquistato dopo aver fatto un po' di esperienza con il primo, in modo da capire un po' qual era la nostra necessità, e abbiamo preso un ovetto evolutivo, quindi praticamente è un ovetto che ha una serie di riduttori interni che man mano vengono rimossi, man mano che il bambino diventa più grande e che quindi può accompagnare il bambino nella crescita in modo da non dover cambiare questo oggetto continuamente. È un po' brigoso metterci il bambino dentro, quello che abbiamo noi all'attacco Isofix ed è fatto in maniera tale che si può girare verso lo sportello in modo da mettere il bambino frontalmente, quindi agevolare un pochino la manovra. La cosa in realtà brigosa è agganciare le cinture, quindi magari guardate che abbia un sistema di aggancio abbastanza comodo. Il nostro è quello della Chicco e onestamente io tutte le volte tiro delle madonne perché l'aggancio mi diventa sempre un po' difficoltoso. Per il resto è fantastico, nel senso che lei ci sta da Dio, dorme come un papa ed è su un trono e sta benissimo, quindi su questo non posso dire niente. Altra cosa fondamentale chiaramente quando si compra l'ovetto è valutare se prenderlo separatamente, come abbiamo fatto noi perché volevamo una cosa che fosse duratura, o se invece prendere il cosiddetto trio. Il cosiddetto trio, esiste anche il duo volendo, è un insieme di 3 pezzi che sono la navicella, che è fondamentalmente la carrozzina di una volta, quindi quell'oggetto molto grande, molto ingombrante che si usa per i primi mesi perché il bambino deve stare sdraiato. Si usa appunto per i primi 6 mesi e quando si compra un trio fondamentalmente c'è l'impalcatura delle gambe che poi permette di montare sopra l'ovetto, quindi l'ovetto stesso staccato va nella macchina oppure per brevi tragitti può essere utilizzato per essere messo sopra le ruote e quindi portare in giro il bambino con un passeggino, diciamo così, più semplice, oppure appunto con la navicella che è questa grande culla che appunto si usa solo per un periodo limitato. Io non avevo nessuna intenzione di comprare questo oggetto, nel senso che sapendo che poi durava solo 6 mesi, la navicella che è molto ingombrante, ho deciso di prenderlo in prestito. Quindi il mio piano qual è stato? Prendere in prestito un trio in modo da capire ovetto e navicella, l'ovetto quindi usarlo per la macchina, la navicella usarla per i primi mesi. Il trio si chiama così perché il terzo pezzo è il passeggino in quanto tale, che si userebbe poi quando il bambino ha passato i 6 mesi. Qual è il problema? Che ovviamente di solito un passeggino da trio è un passeggino potenzialmente più ingombrante e più macchinoso di un passeggino leggero che potremmo comprare direttamente che fa solo quel mestiere lì, non so come dire, cioè chiaramente se un oggetto deve essere duttile, se le gambe devono essere duttili per accogliere tutti questi pezzi, è probabilmente un oggetto che diventa più pesante, più macchinoso rispetto all'avere degli oggetti separati. Chiaramente ognuno deve valutare in base alla propria necessità. Noi abbiamo deciso di fare così proprio perché abbiamo detto per i primi 6 mesi utilizzeremo la navicella, poi la ridaremo indietro, quindi daremo indietro questo trio che abbiamo preso in prestito e abbiamo già comprato quindi l'ovetto, diciamo, che sta fisso in macchina, come vi dicevo, evolutivo, e poi prenderemo il passeggino leggero di modo che sia una cosa più piccola e maneggevole possibile, che quindi quando vogliamo portarlo in giro lo chiudiamo, lo sbattiamo nel baule e ci sta senza troppi problemi. E quindi questa è stata la nostra scelta. Ovviamente chi invece decide di prendersi direttamente il trio che fa tutte e 3 le cose si terrà in casa la navicella, perché chiaramente rivenderla da sola se le ruote le stiamo usando per il passeggino è impossibile, ok? Quindi fate solo questo ragionamento di convenienza proprio economica e di organizzazione degli spazi. Quindi per spostarsi i primi mesi navicella, dopodiché verrà utilizzato il passeggino. E altra cosa, a mio avviso, fondamentale invece per portare il bambino quando non si ha voglia e tempo di metterlo nel passeggino, tirare fuori tutta sta roba, eccetera, eccetera, è la fascia o marsupio. Io nello specifico avevo preso durante la gravidanza, sempre su Vinted, una Koala Cuddle Band, il modello 2.
La sto trovando veramente ottima. Alla bambina piace molto, è già come dire, preimpostata, quindi si infila come una maglietta, ha un sostegno sulla schiena un pochino più consistente e, la ragazza che mi ha fatto da consulente per l'allattamento mi ha anche fatto vedere come si, mette correttamente la bambina all'interno, come va gestita la lunghezza, eccetera, eccetera. Non è niente di complesso, ci sono 1000 video in merito, magari ne farò uno finché ho la bambina piccola, in modo che possiate vedere proprio come si infila il neonato correttamente. E ovviamente ogni bambino decide se ci vuole stare oppure no. A mia figlia piace, ci dorme molto volentieri. Io addirittura vado a lavorare con lei in fascia, quel paio d'ore magari, lei dormicchia lì dentro, tranquilla beata, e poi dopo la tiro fuori. L'unica cosa è che tirarla fuori e metterla dentro è un po' brigoso, perché ovviamente lei non può essere vestita pesante, quindi d'inverno c'è il problema del fatto che io devo tenerla vestita più o meno leggera, in modo che quando me la metto dentro la fascia, che è a contatto con me, quindi c'è caldo, non impazzisce di caldo, quindi non posso metterle una giacca, per esempio. Quindi quando poi magari la sposto dalla fascia alla macchina è un po' un cinema complicato, perché dopo in macchina devo coprirla, perché sennò prende freddo. Cosa ho fatto per poter girare con la fascia? Ho comprato, anche lì sempre su Vinted, una di quelle giacche che hanno come dire, l'allungo apposito. Esistono o degli oggetti che si mettono tipo zaino al contrario, che coprono solo il bambino e quindi noi abbiamo la nostra giacca aperta, la fascia col bambino dentro e sopra mettiamo questa coperta, oppure appunto come quella che ho preso io è una giacca che ha una serie di zip in modo da essere adattata anche per la gravidanza in realtà, quindi può essere giacca normale da persona normale, con l'allungo per la gravidanza o con l'aggiunta con il cappuccio per il bambino, in modo che io ho la bambina in fascia, siamo entrambe vestite, diciamo così, normali e sopra abbiamo la giacca che copre entrambe. Per me è una grandissima risorsa. Chiaramente, già adesso che comincia a pesare 5 kg, dopo un po' è impegnativa da tenere così, perché comunque pesa, ok? Pesa, però finché riuscirò assolutamente la vorrò utilizzare. Appena sarà un po' più grande, probabilmente passerò al marsupio, che invece è una cosa un pochino più strutturata, che permette teoricamente, quando sono più grandi, anche credo di girarli fronte mondo e non solo fronte genitore, anche se a livello posturale la cosa corretta è tenerli fronte genitore. Però insomma è una valutazione che farò più avanti. Per i primi mesi assolutamente la fascia secondo me è un must. Esistono posti in cui si possono andare a provare le fasce, perché esistono di vari tipi, quindi è giusto che uno magari proprio col bambino vada a fare un tentativo e con un consulente valuti prima di acquistare oggetti a caso. Si chiamano fascioteche, qui a Bologna ad esempio ce n'è una a Villanova di Castenaso nell'associazione Cuore di Mamma, dove appunto voi potete andare a provare tutte le varie tipologie, perché la fascia della koala appunto è diciamo così impostata, ma esistono anche le fasce quelle normalissime, che sono dei tessuti che tu devi imparare ad annodarteli e fanno esattamente la stessa cosa, non c'è nessun tipo di vincolo, ognuno guarda alla praticità e al fatto che effettivamente il bambino gradisca starci dentro. Quindi queste sono un po' le modalità per portare in giro un bambino fondamentalmente, e purtroppo va considerato, perché sennò voi vi trovate che vi assicuro che tenerlo in braccio e girare così è una roba allucinante, cioè infattibile. Quindi bisogna assolutamente pensare a qual è la soluzione più adatta per ognuno, in modo da riuscire a girare col bambino, cosa che è molto positiva e secondo me al bambino fa molto bene, perché comunque uscire un po' di casa lo fa un po', sono tanti stimoli importanti che comunque lo fa un po' scaricare. E quindi insomma valutate un pochino quale può essere la vostra necessità, magari pensateci già prima del parto, in modo da arrivare preparati ed esservi un pochino fatti un'idea. Se avete suggerimenti ovviamente su qualche altra metodica che magari non mi è venuta in mente, lasciatemela nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!